Buon venerdì pomeriggio a tutti cari amici di Binomania. Oggi vi parlerò di uno spotting scope economico, quindi da un prezzo molto allettante. Dopo un periodo di recensioni di telescopi terrestri top di gamma, ho deciso di raccontarvi le mie impressioni riguardo il Nikon ProStaff 3 16-48-60. Lo vedete all'interno della sua custodia, adesso vi mostrerò che cosa contiene. Comunque vi vorrei anticipare semplicemente che è un piccolo telescopio terrestre molto leggero con un diametro degli obiettivi di 60 mm e con un oculare zoom integrato che consente un range di ingrandimento compreso tra i 16x e i 48. Costa 379 euro IVA inclusa, prezzo Nital marzo 2021 con ben 10 anni di garanzia. Iniziamo immediatamente questa video recensione. A tra poco. Vi faccio vedere che cosa è contenuto all'interno della custodia. La custodia è in neoprene, è antigraffio e dovrebbe resistere anche a un po' di pioggerello, ovviamente non utilizzatela per ore sotto un acquazzone. Era presente la cinghia che ovviamente ho già tolto per reggere meglio la borsa e aprendola ci sarà di serie un piccolo cavalletto. Dopo vi dirò le sue prestazioni, ovviamente è un prodotto decisamente leggero. E nel secondo vano potrete trovare il piccolo spotting scope. Vedete la serie ProStaff 3, è impermeabilizzato, pesa veramente pochissimo. Io l'ho pesato e senza tappi stiamo parlando di 620 grammi. È presente una filettatura con passo 3 ottavi 1/4 che vi consentirà l'utilizzo sui comuni treppiedi fotografici. Ci sono due tappi, il primo è tappo con anello di contenimento che copre l'obiettivo da 60 mm e poi c'è un tappo che è abbastanza difficile prime volte da sfilare che protegge la lente di campo dell'oculare zoom. Come potrete vedere, mi provo a avvicinare, l'oculare zoom è integrato direttamente all'interno dello scafo ottico e sono presenti due ghiere. La prima ghiera serve per la focalizzazione, la seconda ghiera, che ha anche, come vedete, una numerazione con, vediamo se si vede così, con l'intervallo di ingrandimento compreso tra 16 e 48x, vi serve appunto per diminuire o aumentare gli ingrandimenti fino a raggiungere il massimo utile che è 48x. Vi do qualche altro ragguaglio tecnico. Il campo visivo angolare in gradi è pari a 2,3 a 16x, mentre il campo visivo angolare è pari a 35,6. Il campo in metri è 40 metri a 1000 metri sempre a 16x. La pupilla d'uscita a 16x è decisamente luminosa, sono 3,8 mm, così come la luminosità relativa che è di 14,4. Un cenno anche all'estrazione pupillare. L'estrazione pupillare dichiarata a 16x è di circa 19 mm, non sussiste la possibilità di sollevare il paraluce degli oculari, quindi le prime volte dovrete fare un po' attenzione a mettere in asse perfettamente l'occhio con la lente di campo dell'oculare e soprattutto trovare la distanza giusta. Per i possessori, portatori di occhiali, consiglierei comunque di provarlo prima dell'acquisto, quindi recatevi presso un centro Nikon che ha disponibilità il Nikon ProStaff 3. È leggero, vi ho già anticipato che pesa, bilancia elettronica alla mano, 620 grammi ed è lungo circa 30 cm. Come tutti i prodotti validi per l'utilizzo outdoor, è gommato, vedete che ha un'armatura di colore nero che è decisamente antiscivolo, infatti si impugna con molta facilità. Una cosa che prima non vi ho detto, parlando delle sue caratteristiche riguardo le dimensioni, è che è grande all'incirca come un teleobiettivo 70-200 oppure un 300 f4, è addirittura più compatto e effettivamente io riesco a trasportarlo nel vano laterale della mia borsa fotografica, potendo quindi nel contempo portare una reflex con teleobiettivo e magari un binocolo. Insomma, potrebbe essere un piccolo strumento per osservare a media-lunga distanza anche per gli appassionati di fotografia naturalistica.
Venendo invece ad altre caratteristiche tecniche, vi posso dire che è presente un piccolo mirino, lo vedete qui nella parte anteriore nei pressi dell'obiettivo. Questo è molto utile per inquadrare rapidamente i soggetti. Adesso due parole riguardo al cavalletto in dotazione. Quindi nella cifra di 379 euro troverete anche questo piccolo cavalletto. Ma come va? Quali sono le sue prestazioni? Innanzitutto lo monto, come vedete ho messo all'interno sotto lo scafo ottico la piccola piastrina e il collegamento è abbastanza rapido. Vi faccio vedere anche l'altezza possibile. Quindi si estende con 3 sezioni. Ovviamente più lo alzerete e meno stabilità avrà un sistema del genere. Comunque è possibile anche alzare la colonna centrale, giusto per farvi vedere l'altezza possibile. Ecco, questa è l'altezza massima che potrete utilizzare con questo cavalletto. Come va? Come va? Non è uno strumento per fare osservazione professionale, non è un supporto per fare delle osservazioni intense, nel senso che ha 16-20 ingrandimenti, col classico colpetto sul cavalletto ci vuole un assestamento di circa 4 secondi. Quindi per che cosa è previsto? In linea di massima è previsto per delle osservazioni statiche. Mi riferisco ad esempio nel caso in cui si debba osservare un bersaglio e vedere se i vostri colpi sono andati a buon fine. Quindi c'è già un ingrandimento fisso, non va mai regolata la messa a fuoco e quindi in questo modo non avrete bisogno di un supporto molto stabile. Differente invece è il caso in cui facciate ad esempio osservazioni naturalistiche come il birdwatching o anche osservazioni paesaggistiche. Io vi consiglierei in quel caso di acquistare un supporto decisamente più robusto, anche per sfruttare la qualità ottica di questo piccolo telescopio terrestre. Il Nikon ProStaff 3 non è dotato di ottiche a bassa dispersione, le ottiche sono acromatiche seppur composte da vetro Ecoglass, quindi un punto a favore per Nikon. La nitidezza e il contrasto tra i 16 e i 20x sono decisamente buoni, onestamente non ho trovato neppure differenze con i blasonati binocoli 15x56, nel senso che se non voleste spendere troppi soldi ma guardare tra i 15x e i 20-25x, soprattutto nell'uso diurno, una soluzione del genere molto più economica potrebbe essere interessante. Dai 30 ingrandimenti verso i 48 inizia a esserci un ovvio calo di nitidezza per un prodotto in questa fascia di prezzo. Per il resto i colori sono abbastanza neutri e c'è anche una percezione, come vedremo tra poco, minima dell'aberrazione cromatica. A 16x è decisamente ben contenuta, inizia a vedersi sui 30-35x fino a notarsi un evidente alone verde violaceo intorno alle sagome dei soggetti oggetti più contrastati. Stessa cosa dicasi per il cromatismo laterale, a 16 ingrandimenti, quindi a medio bassi, si percepisce verso il 70% di campo, sempre come verde e alone verde violaceo intorno alle sagome ad esempio dei rami, mentre al massimo degli ingrandimenti, essendoci anche l'aberrazione cromatica e già in asse, è molto difficile percepire quale sia quella in asse e quale sia quella laterale. Da un punto di vista invece delle aberrazioni geometriche vi posso dire che questo piccolo spotting scope ha un campo di vista non grandangolare, quindi c'è un piccolo campo che però è decisamente corretto. Mi sento di dire che la quasi totalità del campo proprio fino al bordo è simile per nitidezza e contrasto a quello che potete vedere in asse, quindi al centro del campo. È presente anche la distorsione angolare a cuscinetto di media percentuale, diciamo così verso il 5-7%, che si mostra maggiormente tra i 40 e i 48 ingrandimenti.
Per quanto riguarda le altre aberrazioni cromatiche, quindi la coma e l'astigmatismo, ho compiuto qualche breve osservazione dei campi stellari. Voi sapete che infatti i soggetti puntiformi sono quelli che mostrano meglio queste aberrazioni geometriche, ma all'atto pratico, campo piccolo a parte, si nota un po' della coma verso i bordi. Devo dirvi insomma in definitiva che è uno spotting scope che non ha un campo grandangolare, ma quello che mostra lo mostra decisamente bene. La messa a fuoco è abbastanza fluida, non è fluidissima come i prodotti Nikon di fascia superiore. Comunque, qualora utilizzaste un cavalletto molto robusto, non dovreste avere difficoltà a regolarla. Io ho calcolato una messa a fuoco minima per questo esemplare di 6,5 metri e da questa distanza, per raggiungere l'infinito, dovrete girare la ghiera di circa 3/4 di giro completo. Non utilizzo spesso gli spotting dritti, devo ammettere che però il Nikon Prosta F3 è molto comodo per osservazioni terrestri, come ad esempio quando si devono controllare i tiri ottenuti su bersagli a media distanza, oppure gli animali da un'altura. A 16x, grazie al suo ingombro e all'ingrandimento minimo, sono stato anche in grado di sfruttarlo a mano libera, con l'accorgimento di premerlo contro un tronco di un albero, ma si presta molto bene anche per osservazioni occasionali dal finestrino, coadiuvati da un piccolo sacchetto di sabbia o da un supporto dedicato. Ideale anche per l'uso con il monopiede tra i 16 e i 20x, a patto di usarlo nel panning. Ritengo che il treppiede in dotazione sia utile per osservazioni dove si esige poco il cambiamento del fuoco, più che altro per osservare ad esempio i fori su un bersaglio. In tal caso si può anche optare per la totale estrazione della colonna centrale, anche se onestamente l'assestamento delle vibrazioni a 20x con la classica prova, come vi ho detto prima, di circa 4 secondi. All'atto pratico, confrontandolo a memoria con altre soluzioni acromatiche che ho provato, ritengo che il treppiede sia un ottimo omaggio con le premesse fatte poc'anzi. Per un uso intenso consiglio quindi l'acquisto di un treppiede più robusto. Per quello che riguarda la resa ottica, l'ho trovato luminoso e piacevole tra i 16 e i 30x. La teoria che vede il miglior compromesso osservativo con una pupilla di uscita di 2 mm, quindi 60 mm diviso 30 ingrandimenti, è stato raggiunto ancora una volta nell'utilizzo sul campo. Gli alti ingrandimenti sino a 48x consentono di percepire dettagli con un lieve calo di nitidezza. Mi è anche piaciuta l'idea di avere un piccolo kit osservativo sempre a portata di mano. È comodo da utilizzare, da trasportare e concede anche delle piccole sessioni osservative nell'utilizzo astronomico, mostrando ad esempio i crateri lunari e oggetti celesti abbastanza luminosi come le Pleiadi, la nebulosa M42 nella costellazione di Orione oppure le Iadi. Ma a chi lo consiglio? Lo consiglio senz'altro a chi si dedica al tiro sportivo, a chi durante l'attività venatoria ha l'obbligo o esigenza di avere un lungo nello zaino, ma anche a chi volesse iniziare a osservare la natura e il paesaggio a bassi e medi ingrandimenti e non ha la possibilità di acquistare un binocolo o uno spotting scope più costoso. Concludo questa video recensione parlando dei pregi e dei difetti. Tra i pregi posso citare la compattezza, il peso, come avete visto pesa come un binocolo da 40-30 mm di diametro,
una buone prestazioni, ingrandimenti medio-bassi e una dotazione di serie molto interessante. Inoltre c'è anche la possibilità di gestirlo senza cavalletto in determinate circostanze, quindi o appoggiandolo contro il tronco di un albero, oppure con un beanbag sul finestrino di un'auto, o ad esempio con un monopiede, sempre senza superare i 20 ingrandimenti. Tra i difetti cito un campo di vista non grandangolare e un'aberrazione cromatica. Ai massimi ingrandimenti ovviamente non è nitido come a 16x. Io ringrazio come sempre Marco Rovere di Nital per avermi inviato lo Spotting Scope oggetto di questo test, consentendo di citare le mie impressioni in maniera imparziale come sempre. Un caro saluto a tutti cari amici di Binomania, se non l'avete ancora fatto vi prego di iscrivermi anche al mio canale YouTube e ci vediamo ogni venerdì sera alle ore 20 con un nuovo video e tutti i giorni ormai su binomania.it.